buonasera, se qualcuno guarda durante la notte, buonanotte, cioè non è che auguriamo di andare a dormire, però ci vogliamo in qualche modo dire ciao, ciao ciao. Comunque la prima domenica dell'Avvento. Da dove nasce Avvento, come nasce Avvento non spiegheremo perché è troppo lungo. Penso che soltanto vale la pena ricordare che Avvento ha due momenti. C'è un primo momento e poi logicamente anche il secondo momento. Possiamo dividere Avvento in due parti. La prima parte comincia quest'anno 29 di... oh, qui si vede forse, 29, e va fino a parte del calendario, fino a 16. E poi 17 comincia la seconda parte dell'Avvento. Di solito è sempre così, che non si sa quando comincia, però 17 è quel momento quando l'Avvento cambia, quando cambia un pochettino la direzione. Fino a 17 noi guardiamo la seconda venuta di Cristo e per questo stiamo aspettando la sua venuta dicendo vieni Signore, Maranatha, Maranatha, vieni Signore qui in mezzo a noi. Invece la seconda parte dell'Avvento guarda la prima venuta un po' a rovescio. Noi possiamo gridare vieni Signore, vieni verso di noi, aspettiamo la seconda venuta, il suo intervento che cambierà la faccia del mondo, cambierà tutto il mondo, perché? Perché già abbiamo sperimentato la prima venuta. Quindi possiamo gridare Maranatha, vieni Signore, perché possiamo gridare pure Maranatha, cioè il Signore è già venuto. Già è successo così che è venuto in mezzo a noi. Quindi due parti dell'Avvento che cambiano 17. Ci siamo? Ci siamo. Questa è l'unica cosa da ricordare. Quindi guardate che le letture delle prime domeniche non ci racconteranno subito la nascita di Gesù, bambinello, gli angeli che cantano gloria in excelsis Deo, oppure queste cose qua. No. Le prime domeniche piuttosto diranno ancora qualcosa sulla fine del mondo, cioè su quel fatto che cambierà tutto, che tutto sarà ancora una volta però diversamente, che tutto sarà ancora una volta però nella maniera migliore. Mi sono vestito un pochettino così, con questa roba bianca un pochettino piccola, perché qui c'è un piccolo dottore, cioè un dottore un po' così, cioè bravo, è molto bravo, però dimensionato, un po' ridimensionato. Cioè, insomma, gli ho rubato questa cosa che manco so come si chiama in italiano, grembiule, non lo so, forse grembiule soltanto per la cucina. Comunque volevo dire che è importante oggi stare in questo ambiente un po' medico, perché le letture ci vogliono guardare dentro il petto e vedere se stiamo bene con il cuore. Eccoci. Aspetta un attimo, non muoverti, respira. Bravo, stai abbastanza bene, Allora, sia la seconda che lettura che il Vangelo dicono che che possono esserci i problemi con il cuore. È una strana cosa, perché nella Bibbia, se la guardiamo bene, raramente appare la parola cervello. Non so manco se appare. Perché? Perché si pensa con il cuore. Il cuore non è soltanto una sede delle cose romantiche, della festa di San Valentino, dei fiori, degli innamoramenti. No, nella Bibbia con il cuore si pensa, con il cuore si respira, con il cuore si fa tutto sta dentro il cuore. Allora le letture di oggi ci guardano e dicono: come sta il tuo cuore? Sta a posto o è pesante? Il Vangelo dice che può avvenire un momento quando il cuore diventerà pesante. E quando il cuore diventa pesante? Quando non sta dentro, sarebbe logico se il cuore sta dentro, però quando noi cominciamo a guardare troppe cose, quando non stiamo guidati da tutto quello che succede dentro di noi, ma da quello che succede fuori. Cioè quando siamo gestiti non dallo spirito, ma dalle faccende di ogni giorno, di ogni momento. Così il Vangelo ci dice che ci possono essere ubriachezze, dissipazioni,
e che uno può essere preoccupato per tutto quello che succede e poi il cuore si appesantisce perché sta correndo dietro una, dietro l'altra, dietro quarta cosa e non funziona bene. Però c'è la medicina si chiama attenzione, la medicina si chiama preghiera, la medicina si chiama, nella seconda lettura, quella di San Paolo, si chiama amore. E tu mi puoi dire, ma certo, se uno ha un cuore buono, sano, sarà facile per lui pregare, sarà facile per lui amare. Ma forse Avvento ci invita anche a fare una cosa a rovescio, pregando e amando a farsi curare il cuore dal Signore. Allora, niente, buon cammino dell'Avvento e non andate ai medici così strani come io, andate dal medico che è un medico migliore in mondo, si chiama Gesù Cristo e riesce a guarire.